Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo una ricetta bella, fresca, un comfort food, una ricetta spettacolare che vi dico, vi potete pure portare in spiaggia perché ne vale la pena. Quindi una delle ricette da spiaggia. Allora, facciamo gli spaghetti aglio, olio e peperoni. Se poi gli volete aggiungere anche il peperoncino, allora va bene, ci sta benissimo. Perché aglio, olio e peperoni? È una ricetta veramente particolare perché ricorda molto l'aglio, olio e peperoncino, però qui viene valorizzato molto il sapore del peperone. Peperone prodotto di stagione, sapore buonissimo, quindi provate a immaginarvi questa meraviglia, uno spaghetto fatto in questa maniera. Ecco, come dicevo, poi se volete aggiungere anche il piccante ci sta benissimo, tanto di guadagnato assolutamente. Allora, vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Partiamo dagli spaghetti, 250 grammi almeno per due persone, 125 anche di più a testa. Poi olio extravergine di oliva, ragazzi, lo sapete, questo è quello del mio carissimo amico Giuseppe, è un olio meraviglioso, ma di che cosa ve lo dico a fare, accattatevi, che è buono, è 100% italiano e poi ne vale veramente la pena. Cioè i vostri piatti faranno un salto di qualità incredibile, ve l'ho detto 1000 volte, fidatevi, io lo dico non a quelli che già lo stanno accattando, lo dico agli altri. Prezzemolo tritato, aglio extravergine di oliva, anche l'aglio, no, un paio di spicchi d'aglio, qua l'aglio ci vuole, che deve castigare. Io glielo metto il peperoncino piccante, un pochino ci sta e glielo voglio mettere, gliene metto 2 o 3, poi questo non è neanche molto piccante. E poi per quanto riguarda i peperoni, non prendete i peperoni quelli giganti, quelli fateli ripieni al forno che sono buonissimi, oppure fate la peperonata, oppure fate altre cose, utilizzate questo tipo di peperoni, ecco, questi così misti, un po' gialli, un po' verdi, un po' rossi, fate un misto. Quanti peperoni? Poi magari qualcuno leggermente piccante, dategli un po' questo profumo. Quanti? Quelli che vi piacciono, dobbiamo rendere questo piatto, non è cremoso questo piatto, è un piatto che adesso vedrete, ok? Quindi, però poi potete metterne di più, farlo diventare cremoso, oppure metterne un pochino di meno, farlo un pochino più aggressivo, dipende dal vostro gusto. Allora, 3, 2, 1, cominciamo dunque la preparazione. Oh yeah! Faccio vedere come preparare i peperoni. Dobbiamo eliminare questa parte dove ci sono i semini, qua, ok? Poi eliminiamo anche questo filamento bianco che c'è internamente, via tutti i semini, e poi facciamo un taglio che deve essere abbastanza regolare. Ecco, questa diciamo che è l'unica caratteristica specifica di questa ricetta. Vedete, dobbiamo fare una mirepoix, una dadolata piccola di peperoni, perché devono arrivare al giusto punto di cottura, devono rimanere anche leggermente croccanti, ma non devono essere assolutamente troppo grossi, ok? E voilà, ok. Penso che così va bene, ho fatto un bel misto, c'è del rosso, il giallo, il verde, c'è un po' di tutto. Poi io vi ho detto aggiungerò anche un po' di piccante, peperoncino piccante, questi appena raccolti anche loro giù in cortile, teniamo così da parte. Per quanto riguarda l'aglio, questa ricetta l'aglio deve essere aggressivo, quindi gli lasciamo pure il germoglio se ci dovesse essere, perché tanto l'alta temperatura della frittura non farà praticamente sentire nulla, e ce ne vuole in abbondanza. Lo tritiamo finemente. Intanto ho già messo sulla pentola con l'acqua per portarla a bollore, perché è una ricetta espressa, quindi ci vuole poco tempo, e aspettiamo che arrivi a bollore, poi iniziamo subito a cucinare la pasta. Olio extravergine di oliva all'interno di una saltapasta, vedete? Bisogna coprire abbondantemente il fondo e aggiungiamo subito solo l'aglio. L'aglio ha cominciato a sfregolare per bene, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto la temperatura. Mettiamo subito dentro i cubotti di peperone, teniamo il fuoco vivo, mettiamo
pochino di sale. Guardate che spettacolo, ragazzi. Il profumo non ve lo voglio raccontare perché io so che già lo avete percepito da soli, qualcosa di spettacolare, mamma mia. L'acqua bolle, quindi mettiamo il sale e cominciamo subito la cottura della pasta. Guardate come deve sfrigolare, come deve praticamente friggere il peperone. Vedete? Se dovesse essere necessario potete aggiungere ancora un pochino di olio. È una di quelle ricette dove l'olio è uno degli ingredienti fondamentali. Fuoco bello vivo, mi raccomando, perché dobbiamo fare disidratare un po' il peperone e far insaporire per bene l'olio. Ragazzi, il profumo adesso è perfetto, si deve quasi sentire la parte di caramello che ha il peperone, quindi è come se questo zucchero del peperone contenuto al suo interno comincia a trasformarsi. Ecco, questa è la reazione di Maillard, perché proprio si sente a naso che c'è un profumo fantastico. Guardate che roba, ci siamo quasi. La pasta è pronta, la teniamo bella fuori al dente e poi voilà. L'acqua di cottura non la buttiamo, però se riusciamo a chiuderla senza aggiungere acqua di cottura è meglio, perché ci risulta anche un po' più croccante, ed è questo quello che vi volevo fare vedere. Guardate il colore che ha acquisito. La giriamo, la saltiamo, mescoliamo bene il tutto. Ok, se la volete cremosa gli mettete l'acqua di cottura, io non la voglio cremosa, io la voglio così, perché deve essere così un po' aggressiva, un po' arrogante. Ci siamo, spengere il fuoco e poi vai con una bella pioggia abbondante di prezzemolo. Siamo, facciamo entrare per bene e voilà. Questo è il classico piatto di pasta asciutta che a me piace un botto. Andiamo dunque ad impiattare. Guardate che meraviglia, guardate che roba. Ecco, un piattino così è qualcosa di indimenticabile. Mamma mia, ma che cosa non è? Gli spaghetti aglio, olio e peperoni. Che delizia. Così prendiamo anche un pochino dell'olio di cottura, proprio qualche profumo e voilà, les jeux sont fatto. E va bene ragazzuoli, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante, e che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricette, e che in tutti i store online trovate i miei libri, e che sono confuso perché c'è questo profumo qua. Come faccio a dire queste cose? Non ce la faccio. Che caldo. Allora facciamo subito la prova dell'assaggio. Guarda. Questi sono veramente quei piatti che proprio l'estate la raccontano in un modo. È una delle 7-8 ricette che amo fare di più in assoluto. Facile, veloce, di un buono pazzesco. Poi a me che piace il piccante, io ho messo giusto quel pochino di piccante, ma per la cosa è che si sente proprio il sapore del peperone. Mamma mia, che cosa. Non quiero mucho. Ma sai come si fa? Andiamo a mangiare che abbiamo fame. Alla prossima video ricetta. Ora sai come si fa.